Oggi siamo qui con il Lewitt LCT 240 Pro. Come suona questo microfono? Scopriamolo insieme. Eccoci, allora, oggi siamo qui con questo microfono, come ti ho detto già nel titolo, è un Lewitt LCT 240 Pro, nella versione white. Questo è il microfono entry level della Lewitt, nel senso che è quello più economico al momento in cui ti sto facendo questo video, ovviamente. Esistono due versioni, la versione bianca e la versione nera. La differenza è, nel momento in cui ti sto facendo questo video, di circa 15 euro, quindi l'unica differenza è quella economica. Ho cercato su Amazon, il prezzo di questo è circa 145, il prezzo della versione nera 130, però lo sai, su Amazon i prezzi fluttuano, quindi nel momento in cui stai guardando tu questo video e fai una ricerca potresti trovare dei prezzi diversi. Allora, che dire, questo microfono è un microfono molto particolare nell'aspetto, perché ha una forma diversa rispetto agli altri microfoni che siamo abituati a vedere. Che cosa c'è nella confezione? Nella confezione c'è ovviamente il microfono, c'è questa spugna che è molto molto bella, è una spugna veramente fatta molto bene, e c'è lo shock mount più una bustina in similpelle per custodire il microfono. In questo momento, ti faccio una premessa, sto registrando in un ambiente non troppo acusticamente trattato, che significa che pur avendo pannelli dietro, avanti e di lato, il soffitto è altissimo e su quel lato c'è un finestrone altissimo, quindi è una stanza nella quale molto probabilmente c'è reverbero, sentirai reverbero, ma registro qui proprio perché potrebbe essere l'ambiente all'interno del quale stai registrando anche tu nel tuo studio domestico o nella tua stanza. L'LCT 240 Pro è un microfono a condensatore. Che cosa significa? Significa che per funzionare ha bisogno della 48 volt della Phantom attiva. Quindi in questo momento sta entrando nel mio Rodecaster Pro con la Phantom attiva e un gain di 20 decibel. Ok? Quindi per ottenere questo suono sto utilizzando una spinta di 20 decibel. Una cosa che non mi piace molto di questo microfono è che è un microfono che, leggo qui sulle specifiche, che ha un self noise di 19 decibel. 19 decibel per me è un po' troppo, nel senso che adesso provo a stare un attimo in silenzio e ti faccio ascoltare. Ora, sicuramente per un microfono entry level 19 decibel di self noise non è tantissimo, però nella stessa fascia di prezzo troviamo il Rode NT1A che ha un self noise di 4-5 decibel, adesso non ricordo, che è tutt'altra cosa, ovviamente. Se pensi però che il Lewitt, il 440, quindi il modello successivo nella versione Pure, ha un self noise di 7 decibel, quindi 19 decibel di self noise contro 7, quindi vuol dire che Lewitt nei microfoni, insomma, di fascia un po' più elevata è riuscita a ridurre il self noise. Fascia più elevata, ma il 440, cioè la versione superiore a questo, costa 250 euro, quindi non parliamo di chissà quanto, ok? Per il 440. Poi ci sono gli altri microfoni che costano molto molto di più, però torniamo a questo. Quindi dicevamo, questo microfono è un microfono, io ti ho fatto vedere l'NT1A perché fra un po' faremo, come vedi qui ci manca un microfono, faremo un paragone appunto con Rode NT1A perché sono entrambi microfoni a condensatore, entrambi microfoni quindi che necessitano la 48 volt, entrambi microfoni un po' spinti sulle frequenze alte, ok? E quindi vedremo un po' la differenza tra i due microfoni, ok? Altro che ti voglio raccontare di questo Lewitt è che dal mio punto di vista è un microfono molto interessante perché è molto robusto nella sua costruzione, è un microfono leggero. Tra l'altro questo è un vantaggio perché se devi portarlo con te in giro, questo microfono è molto piccolo e leggero, quindi puoi tranquillamente trasportarlo sempre con te. Come puoi sentire, però dalla mia voce in questo momento non c'è nessun effetto applicato sulla voce, ma sto entrando semplicemente nel Rodecaster Pro con un più 20 decibel e la Phantom attiva, ma non c'è nessun effetto applicato sul microfono, quindi lo stai sentendo così com'è. Questo microfono è molto molto sensibile sulle alte, per cui tutte le parti relative alle le sibilanti, senti le sibilanti, ok, sto enfatizzando un po', ma per farti sentire come un microfono del genere per un certo tipo di voce necessita assolutamente un de-esser e comunque un po' di equalizzazione. Quindi se hai una voce molto alta come frequenze, tendi a sibilare parecchio con le S, forse questo microfono non è proprio la scelta adatta.
Dall'altro lato però questo microfono, come puoi vedere dalle informazioni che sto condividendo con te in questo momento, ha un taglio verso i bassi che parte dai 100 e però già arrivato ai 50 secondo me è un po' eccessivo. Trovo che se tu hai una voce molto sottile probabilmente questo microfono non fa il caso tuo, perché non ti aiuta nello spingere un po' le frequenze che generano appunto il corpo della voce, quindi quelle più spinte verso le basse. Secondo me è un taglio un po' eccessivo, però insomma tutto va a beneficio di una intellegibilità, perché stai ascoltando la mia voce e senti esattamente tutte le parole che sto pronunciando, quindi è un microfono molto pulito, nonostante sia economico perché è l'entry level della Lewitt, ma ha una qualità molto molto buona, ok? Quindi sicuramente è un microfono che ti consiglio senza ombra di dubbio, perché in questa fascia di prezzo non sono tantissimi i microfoni che costano poco e suonano bene, ok? Benissimo, allora io adesso provo a montare qui il Rode NT1A e proviamo a fare questo paragone. Ovviamente adesso abbasso il volume in modo da non farti sanguinare le orecchie. Aspettami lì, arrivo subito. Ok, allora siamo qui con entrambi i microfoni. Allora, entrambi i microfoni sono microfoni a condensatore, quindi hanno bisogno di una 48 volt e entrambi stanno entrando nel Rodecaster Pro senza nessun effetto applicato, soltanto con un 20 decibel di boost. Ora, qualsiasi scheda tu abbia, anche se non è proprio recentissima, di sicuro riesce a pilotare questi microfoni, quindi da questo punto di vista non farti grossi problemi, perché sono microfoni che tutto sommato non hanno bisogno di una spinta eccessiva. Entrambi i microfoni quindi sono a condensatore, entrambi i microfoni hanno un pattern polare cardioide, prima non te l'ho raccontato a proposito del Lewitt, quindi entrambi sono cardioidi. In questo momento li stai sentendo entrambi con la spugna, quindi fra un po' faremo il test per vedere diciamo quanto assorbono di voce lateralmente, e faremo un test anche senza le spugne. Perché lo sto paragonando al Rode NT1A? Perché sono nella stessa fascia di prezzo. Il Rode NT1A forse costa 10-15 euro in più rispetto a questo, quindi sicuramente sono nella stessa fascia di prezzo. Anche il Rode NT1A è un po' spinto sulle frequenze alte. Entrambi i microfoni suonano benissimo, quindi questa è la premessa. Te li consiglio entrambi. Forse tra i due preferisco questo. C'è una leggera preferenza per il Rode perché è molto più silenzioso. Quindi parità di costo, più o meno, quei 10-15 euro di differenza vale tutto la pena per questo, che ha un self-noise bassissimo. Questo insieme al Rode NT1 e al CAD e a pochissimi altri microfoni hanno un self-noise pazzesco, cioè sono super silenziosi. Sono i microfoni più silenziosi che esistono nel mercato. Quindi sicuramente tra i due questo, ok? Perché suonano bene entrambi, forse questo è un po' più dettagliato, non so se tu sei d'accordo, poi fammelo sapere nei commenti di questo video, ovviamente mi fa piacere avere il tuo feedback. Forse tra i due, pur suonando molto bene, pur essendo un po' più spinti entrambi sulle frequenze alte, questo forse è un po' più pulito come suono, un po' più dettagliato, ecco, forse questa è la parola giusta, ok? Bene, adesso facciamo un test per vedere il pattern polare cardioide, quindi quanto è colorato il suono che viene dai lati, ok? Mi sposto, adesso inizio da questo. Questo è il suono laterale del Lewitt. Ok, quindi in questo momento tu dovresti sentire un suono che non arriva direttamente nella capsula, ma rimbalzando in giro per la stanza entra all'interno del microfono. Tutto sommato credo che sia un suono accettabile. Proviamo l'altro microfono, il Rode. Anche in questo momento mi metto di lato al Rode e anche in questo caso il suono che arriva direttamente nella capsula non arriva diretto, ma rimbalza un po' in giro per la stanza e entra all'interno. C'è differenza, sicuramente lo senti, tra i due pattern polari, quindi quanto rigettano le frequenze. Ma anche in questo caso, insomma, fammi sapere la tua opinione, perché in questo video, come in quasi tutti i video del mio canale, mi fa piacere farti ascoltare il microfono in modo che sia tu a decidere quale è più utile nel tuo caso, perché ce lo siamo detti 1000 volte, ma ripetiamolo ancora una volta, non esiste il miglior microfono, ma esiste il miglior microfono per te, che hai una determinata voce, in questo momento, in una determinata stanza, quindi in un determinato ambiente, ok?
tutto il resto sono chiacchiere, quindi io te li faccio ascoltare, certo li stai sentendo sulla mia voce, però magari il suono, la colorazione ti può piacere e puoi scegliere uno dei due o anche nessuno, ovviamente. Allora, proviamo a fare un test senza le spugne. In questo caso abbasso il volume in modo da non farti sanguinare le orecchie e arrivo subito. Eccoci, allora, adesso vedi entrambi i microfoni senza le spugne. Proviamo a stimolare le capsule con le P e le B. Podcast, 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 pizza, pizza, podcast, pepperoni, p, 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 p. Proviamo con l'altro. Pizza, pizza, podcast, podcast, pizza, pepperoni, p, 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 p. Mi sento sempre uno scemo a fare questa cosa, però mi rendo conto che è utile perché un microfono che già di default rigetta di più le plosive sicuramente è un microfono che può aiutarti, soprattutto se hai un certo tipo di voce. Ok, proviamo a rimettere le spugne perché suonano meglio, ok? Tra l'altro hai sentito i microfoni senza spugne, adesso li risenti con le spugne e puoi renderti conto di un'altra cosa molto importante: quanto queste spugne cambiano il suono, quanto colorano il suono. Ok? E fermo restando che di spugne ne puoi comprare tantissime perché ce ne sono veramente di tantissimi tipi, però queste qui che sono quelle di un certo livello, questa è quella che esce di default dall'Hewitt, questa qui è una spugna molto buona che ho comprato e quindi ti puoi rendere conto insomma di quanto colorano effettivamente il suono. Ok, adesso provo a stare in silenzio, ti faccio ascoltare i self noise, anche se sai già come va a finire, ti faccio ascoltare i self noise paragonandoli dei due microfoni. Ok? Quindi c'è una bella differenza. Questo qui è super silenzioso. Ora lascia stare l'ambiente che non è troppo silenzioso, c'è un po' di riverbero, c'è il finestrone, quindi ci sono macchine che passano, persone che parlano, eccetera, eccetera, però entrambi i microfoni, diciamo, hanno un self noise molto diverso, per cui già solo per questo ti rendi conto, insomma, che il Rode è avvantaggiato da questo punto di vista. Ok, che dirti? Ti ripeto, il prezzo di questo è intorno ai 150 euro orientativamente, questo qui nella versione bianca 145, ma nella versione nera 130 più o meno. Quindi, diciamo, la differenza di prezzo non c'è, però se tu sei indeciso tra questi due microfoni, probabilmente io orienterei la tua decisione su questo, perché pur costando un pelo in più è molto più silenzioso e probabilmente un po' più definito, proprio come suono. Però ovviamente questa è la mia opinione, fammi sapere la tua perché magari con le cuffie tu stai ascoltando una cosa e hai un'idea diversa, perché poi è anche molto questione di gusto da un certo punto di vista, ok? Bene, io per oggi ho finito, ti ringrazio per aver guardato questo video, aspetto i tuoi commenti ovviamente sotto questo video, ti do appuntamento alla prossima settimana, ma prima di farlo ti chiedo di iscriverti al mio canale, cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per oggi è tutto, alla prossima, buona registrazione!